Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues e oggi vorrei parlarvi di un personaggio secondo me fondamentale per quello che era il Medicine Show. Lui si chiamava Arthur Peg Leg Sam e c'è tutta una storia dietro. Entrò nel Medicine Show nel 1937 e fu l'ultimo ad uscirne, quindi l'ultimo capostipite di quello che era il Medicine Show di altri tempi, dove degli affabulatori vendevano sostanze medicamentose per guarire i mali dell'epoca, qualunque male, dalla depressione al raffreddore, alla tosse, al mal di schiena, tramite degli sciroppi. E questi affabulatori erano supportati da artisti che di volta in volta venivano fuori sul palco e si esibivano in danze, canti, balli e giochi d'acrobazia, di abilità, giochi di forza. Quindi diciamo era una carovana di artisti vari on the road, soprattutto composta da hobos, ovvero da mendicanti, da vagabondi che avevano un'indole artistica e sapevano fare qualcosa a livello artistico e venivano scritturati proprio da questi Medicine Show. Il personaggio in questione è un personaggio molto particolare. Arthur Pegleg Sam Jackson nasce nel South Carolina nel 1911. Appena più che bambino inizia a vivere come hobo, un vero e proprio vagabondo, e si sposta per tutti gli state, salendo clandestinamente su treni merci, chiaramente vivendo di espedienti. Giovanissimo perde l'orecchio destro e rimane sfigurato a causa dell'assideramento durante un viaggio verso Buffalo a New York. Successivamente poi perderà anche la gamba destra in un incidente ferroviario. Negli anni 30 entra nel circuito dei Medicine Show, spettacoli promozionali itineranti, e Peg Leg Sam continuerà la sua attività in questo campo fino al lontano 1972 e sarà uno degli ultimi, forse l'ultimo artista del Medicine Show attivo negli Stati Uniti. Come armonicista era incredibile, secondo me migliore in tecnica anche di Sonny Boy Williamson II, perché lui aveva una tecnica molto variegata, faceva tutti gli standard blues, gli standard che potevano capitare legati dopo gli anni 60 anche al bluegrass, e improvvisazione ce n'era tantissima. Suonava l'armonica tenendola semplicemente in bocca, in parte lo faceva anche Sonny Boy, ma lui riesce a farlo ancora meglio, e ogni tanto addirittura suonava l'armonica con il naso, faceva delle note con il naso, oppure mentre ispirava faceva anche degli urli veri e propri, e incise anche dei brani importanti, tra cui anche con Louisiana Red, e sia una bella discografia. A questo personaggio sono andati dietro diversi ricercatori universitari, non solamente negli Stati Uniti ma anche in Europa, perché lui era quello che riusciva dal punto di vista musicale, oltre ad essere il depositario dell'ultimo Medicine Show, anche di creare delle atmosfere tipiche degli hobos. Lui con un piede che batteva il quarto, una chitarra stoppata e la sua armonica, più le urla che faceva mentre suonava l'armonica, creava quello che poteva essere il trambusto di un viaggio in un treno merci. Quindi capite come questo personaggio riesce a creare proprio degli stimoli differenti da altri bluesmen, e poi era sempre sorridente. Poi, nonostante che non avesse una gamba, lui riusciva a ballare e fare anche spettacoli di danza, quindi cantava, suonava la sua armonica e per di più ballava anche con la gamba di legno, aveva proprio la gamba di legno stile Pirati, quella con il ceppo che andava attaccato qui alla rotula, vicino alla rotula. Oltre a questo, su di lui è stato fatto un film importante nel 75, quindi si interessò di questo personaggio anche la cinematografia, per quello che riguardava dei docufilm, e facevano vedere delle giornate tipo di questo personaggio o le esibizioni dentro i bar, che erano canto, musica e ballo. Tutto questo in un unico personaggio di cui già il nome è tutto un programma, Peg Leg Sam. Cercatelo, troverete diverso materiale proprio su questo grande artista, una voce molto calda e veramente valido e da scoprire. È un uomo che ci ha insegnato a stare al mondo, senza una gamba, senza un orecchio, vivendo da vagabondo. Lui riusciva sempre e comunque a tirarsi fuori la sua giornata e a vivere in maniera felice. Alla prossima puntata di Storie di Blues. Bye bye. Led Belly o Addy Ledbetter.
Se ne andò il 6 dicembre del 49 al New York Hospital, ma la sua vita è stata veramente dura, lunga ed importante. Già di per sé, quando si parla della nascita di Red Belly, un po' fa pensare questa cosa, perché nato intorno a Morningspot intorno al 1882. Perché questo capitava? Perché era una persona di colore. Le persone di colore non avevano tutta questa importanza già dal punto di vista anagrafico. Quindi immaginate poi per quello che verrà poi in seguito. Quindi già di per sé era una fortuna sapere l'anno di nascita a quei tempi per le popolazioni nere negli Stati Uniti. Lui è stato fondamentale perché innanzitutto è stato un personaggio che ha assorbito quella che era la cultura dei bluesmen e dei folk singer già dall'inizio degli anni 20. Lui fu una delle poche persone che riuscì a intraprendere un lungo viaggio che lo portò insieme ad altri bluesmen in tutto il sud degli States. E Blind Lemon Jefferson, che era uno dei più importanti bluesmen dei primi anni del secolo scorso, fu proprio portato in giro proprio da lui, nei treni, a piedi, nei vagabondaggi che facevano questi bluesmen, che era chiaramente un lavoro di fortuna, perché non si poteva fare altro che mendicare, sperare di poter suonare in qualche bar per avere qualcosa da bere e magari portarsi a casa qualche soldino. Lui spesso e volentieri Led Belly, oltre all'esperienza importante con Brian Lemon Jefferson, al quale dedicò anche una canzone in cui lui parla di questo uomo dicendo "Oh baby, is a blind man", è un uomo cieco, però dice una cosa importante: "is American", è americano. Comunque dovete rispettarlo perché lui è di colore, è un bluesman, ha girato per il sud ed è un americano come tutti voi. Da queste parole si capisce, proprio dalla canzone Blind Lemon di Led Belly, si capisce proprio l'importanza di questi afroamericani in ambito di appartenenza sociale, culturale agli Stati Uniti. Loro erano americani per prima cosa. Lui ebbe, nonostante che si professasse giustamente, perché lì era nato americano a tutti gli effetti e voleva gli stessi diritti degli altri americani o statunitensi, se utilizziamo il termine giusto, perché americano è un po' generico, potrebbe riguardare anche il sud dell'America. Lo statunitense in questione voleva diritti e cantava quelli che sono i problemi legati al potere, alla presenza di questo Stato, che chiaramente per loro era a volte un po' dubbiosa. Quindi vedete anche queste dicotomie interne alla figura non solo di Red Belly, ma di tanti altri bluesmen e di tanti altri folk singer. Per esempio su Meeting Head Building, lì si capisce molto il discorso proprio legato al potere, al palazzo del potere, dove c'è un incontro dove si decidono cose importanti per tutti e qualcuno può anche non votare perché magari non ne ha il diritto. Tante volte fu arrestato dalla polizia ingiustamente, tante volte fu aggredito, accoltellato, rapinato. Andò alla polizia e la polizia disse: guarda, vattene, vattene, altrimenti ti sbattiamo dentro. Quindi, come si dice da noi, il famoso cornuto e bastonato. A Led Belly capitava spesso perché era appunto una persona di colore. E la cosa peggiore che potevi dire ad un afroamericano era: ti mando in Mississippi, perché nel Mississippi era veramente dura. Passeggiare su una strada per un uomo di colore nel Mississippi poteva essere un problema. Poi abbiamo scoperto anche un'altra nozione importante che c'è stata girata da un nostro contatto, che la chitarra acustica che Robert Johnson suonava era un'altra, ma non era la sua perché gli fu rotta dalla polizia. Quindi capite come quanto è difficile vivere. La cosa più difficile forse per i bluesmen dell'epoca era vivere. Però Led Belly è un uomo del connubium, un uomo che fa blues, un uomo che fa folk, un uomo che conosce altre persone importanti all'epoca in ambito di musica. Tra lui e Woody Guthrie si crea una fratellanza incredibile, incidono moltissime cose. Questo ne è un esempio pratico. Ci tengo a farvelo vedere perché è un disco importante. E l'Albatross American Folk and Blues
nei primissimi anni 70 tirò fuori quella che era una vera e propria collana legata al folk revival, che andò molto di moda. We Shall Be Free, The Midnight Special, Lucky Lucky Yonder, sono tutti album che sono usciti in quel periodo, nel periodo degli anni 70 del folk revival, miracolosamente recensiti e scelti da uno dei più importanti etnomusicologi d'Italia, che era Roberto Leidi, veramente un uomo a cui andrebbe fatto un monumento. Lui riuscì a selezionare i vari brani che arrivavano dai 78 giri e metterli in 33 giri nei primi anni 70. Hanno avuto un discreto mercato. Io poi ho avuto la fortuna nel 90, quando entrai nella prima radio libera, ad avere in regalo uno di questi dischi e poi trovare tutti gli altri nel corso degli anni. Qui c'è proprio la storia, c'è Bessie Lewis, c'è Cisco Houston, che è uno dei pochi bianchi che incide insieme a Woody Guthrie e Led Belly, e c'è anche l'armonicista a bocca Sonny Terry, che ritroveremo anche negli anni 50, negli anni 60. Quindi grazie al folk revival poi anche questa figura di Led Belly fu in auge nuovamente. Led Belly scrisse tantissime canzoni, passò moltissimo tempo in penitenziario, soprattutto in quello di Angola, dove il governatore Jeff, un testa di cazzo, scusate il termine, e lo faceva ogni tanto suonare per i suoi ospiti e come premio gli lanciava un pezzo di sigaro a terra. Questo era il governatore Jeff, repubblicano, nel Texas, quando lui era al penitenziario a ascoltare una delle tante pene, di cui alcune anche ingiuste. Quindi capite com'è un attimo la situazione. Non è che voglio fare il difensore di questo o di quello, i fatti sono questi: un'America profondamente, schifosamente, inutilmente razzista negli anni 30, 40, 50, 60 e forse ancora oggi. Anzi, tolgo il forse. Il razzismo è un problema che non si risolve, secondo me, da qui a pochi anni, perché è insito appunto in queste mentalità buggate. Led Belly utilizzava sia la tecnica del folk singer, finger picking o pennata, oppure utilizzava i famosi giri blues standard a 3 accordi con il turnaround. Quindi vedete questo uomo che mischia un po' tutto insieme, ma fa cose importanti, molto importanti. I suoi brani sono stati ripresi da tantissimi artisti, dai Beach Boys ai Creedence Clearwater Revival, a tanta altra gente, e sono diventati dei classici americani, dei classici statunitensi, oltre a quelli di Woody Guthrie come This Land Is Your Land, anche brani tipo Midnight Special, dove si parla di una donna che deve andare da un magistrato a chiedere di scarcerare il suo marito. Aspetta infatti il Midnight Special, ovvero lo speciale di mezzanotte, con la sua ombrella sulla spalla, questa signora che va a cercare di far liberare il suo marito. Quindi vedete che le tematiche base sono sempre quelle: la libertà, l'ugualità delle persone, non tenendo conto della razza, del colore della pelle, e la voglia comunque di fare musica. Led Belly è nella seconda fase, non è più nell'early blues, ma lui utilizza accordi veri e propri, normali, già a metà degli anni 40, quindi non suona cigar box, non suona in accordatura aperta, ma lui suona in accordatura standard, perché era molto vicino al discorso dei folk singer. Per questo motivo forse utilizza queste tecniche varie, che poi fortunatamente gli sono valse tutte le varie gratificazioni che sono avvenute dopo la morte. In Led Belly troviamo anche dei brani in 3/4 tipo Good Night Irene, sono dei valserini che sono molto più vicini alla grammatica folk che a quella blues, anzi totalmente vicini alla grammatica folk ma non a quella blues. Quindi capite, questo uomo è forse riuscito a mettere insieme tutte queste cose, e giustamente oggigiorno Eddie Ledbetter al secolo, Led Belly, viene ricordato ancora oggi. Trovate un sacco di discografia su Led Belly, trovate album doppi, tripli, CD, un sacco di roba. Trovate forse, se siete fortunati, anche uno di questi vinili, dove poi all'interno c'è anche lo studio sui testi e c'è un bel articolo di presentazione appunto di Roberto Leidi. Io vi consiglio questo artista, sicuramente se avete visto il video già lo conoscete, e se non l'avete visto è una fortuna.
forse il karma questa volta è dalla vostra parte, perché se non lo conoscevate adesso avete conosciuto Led Belly, adesso andatelo a cercare e vedete quello che ha fatto veramente. Le mie parole sono inutili, perché è inutile poter celebrare in maniera così grande questo uomo quando non ci sono parole per poterlo celebrare, perché ha fatto veramente tanto, tanto per il folk, tanto per il blues e tanto per la musica in genere che ancora oggi ascoltiamo. Grazie a tutti voi, se volete iscrivetevi al canale, a me fa piacere. Alla prossima puntata di Storie di Blues. È uno dei personaggi, Woody Guthrie, al secolo Woodrow Wilson Guthrie, che secondo me va approfondita molto bene. Tornò in auge, soprattutto in Europa, in Italia, negli anni 70 all'epopea del folk revival, vi ricordate, ne abbiamo già parlato in tante storie, dove appunto questo bel folk di tanti anni prima venne riproposto in Europa, in Italia in particolare dall'Albatross Record, su una collana curata dal grandissimo Roberto Leidi, che a livello di musica popolare secondo me è uno dei personaggi più importanti d'Europa di sempre. E venne fuori tutta questa discografia di Woody Guthrie, tantissime canzoni. All'epoca non si facevano album, quando incideva Woody Guthrie, quando incideva Led Belly, quando incidevano tanti altri artisti di cui abbiamo parlato, della vecchia epopea del blues del folk, non si incidevano ancora dischi, ma si incidevano dei singoli. I dischi arriveranno molto dopo, perché furono una trovata commerciale appunto dalla metà degli anni 50 in poi, dove serviva non solo più una canzone, ma i supporti cambiarono e si cominciò a registrare più di una traccia di un singolo artista, che poi andava avanti per determinato tempo, dato che aveva più canzoni all'interno, quindi diventava un prodotto più fruibile dal punto di vista proprio discografico e quant'altro. Però questo personaggio qui, di cui ho una grandissima quantità di vinili, questo è l'ultimo in assoluto, è un cofanetto molto molto interessante, racconta molto di questo personaggio. Innanzitutto, quando si parla di Woody Guthrie non si può parlare solamente di musica folk. Quando si parla di Woody Guthrie si deve parlare di protesta verso le culture egemoni nei confronti delle culture inferiori dal punto di vista di potere e di finanza. Quando si parla di Woody Guthrie si parla anche di talking blues, si parla di ballate dove si parla e si raccontano storie. Quando si parla di Woody Guthrie si parla chiaramente di storie degli ultimi. La Gazzetta del Pollaio lui usava a definire spesso e volentieri parte della sua produzione discografica, ovvero raccontiamo i fattarelli che capitano nelle campagne, perché secondo me le uniche cose vere che ci sono quelle della povera gente, della gente semplice, perché è sempre vera, c'è la verità, l'unica verità è proprio in quelle persone e in quei fatti. Il resto è tutto modificato, sistemato, cambiato, riscritto da chi magari utilizza i media per determinati scopi commerciali, politici, sociali e quant'altro. Guthrie era uno che si schierava sempre dalla parte del più povero, era uno che si schierava contro i fascisti, si schierava contro i nazisti, si schierava contro i comunisti, si schierava contro tutti i sistemi totalitari, perché lui era un uomo che puntava alla libertà di ogni singolo individuo e al rispetto assoluto per ogni singolo individuo. Così descritto come l'ho detto adesso sembrerebbe una sorta di violentatore dei costumi borghesi e quant'altro, o un contestatore. No, non era solamente questo, ma era anche un grande poeta. Ci sono delle ballate amorose tipo Brown Eyes o Philadelphia Lawyer che sono dei pezzi fantastici. Woody Guthrie riusciva a creare questo connubium, a mettere insieme canzoni di protesta tipo Rangers Command, la legge dei Rangers, a Brown Eyes, a Good Night Little Darling, la ninna nanna che canta al suo figlio Arlo appena nato. Quindi vedete come la dolcezza e la semplicità si vanno a scontrare in questa personalità che ha una sorta di dicotomia, ha dolcezza da una parte e fervore dall'altra. Tutto questo è racchiuso in un personaggio che si chiama Woody Guthrie, che ha scritto più di 1000 canzoni e ha collaborato con tantissimi artisti. A parte Cisco Houston, che era uno dei pochi bianchi con cui collaborava, e un giovanissimo Pete Seeger, che sarà il suo allievo prediletto, lui collaborò tantissimo con gente tipo Sonny Terry o Led Belly. Signori, lui collaborava con gli afroamericani. Lui creava delle musiche folk insieme ad afroamericani,
che non facevano solamente blues, perché l'afroamericano non ha fatto mai solamente blues. Nel primi del Novecento l'afroamericano faceva folk, faceva jazz, faceva un sacco di roba. Non possiamo definire semplicemente l'afroamericano come il bluesman o il jazzman, no, assolutamente. Ci sono tantissimi artisti. Mississippi John Hart, per dirne uno, il primo che mi viene in mente, ma lo stesso appunto Led Belly, ma tanti altri. Quindi lui cercava di mettere insieme tutte queste cose. La pecca che aveva Woody Guthrie era dal punto di vista dell'orecchio, perché oltre al fatto che vabbè, faceva benissimo utilizzare grammatica folk perché era un folk singer, ma aveva questa... lui non si ricordava le melodie, aveva questo problema e se ne accorgeva solo quando qualcuno gliele faceva notare. Questo lo scrisse anche Roberto Leidy, ma ho una testimonianza proprio di un'intervista che fecero al figlio Arlo Guthrie, dove diceva proprio che papà ogni tanto scrive una canzone ma utilizza la melodia di un altro brano e lui non se ne ricordava, e allora gli veniva detto guarda che questa melodia l'hai già utilizzata per un altro brano, e allora venne fuori questo discorso dove Guthrie aveva tantissimi testi perché aveva tantissimo da scrivere, però al tempo stesso tante volte le melodie venivano copiate, non capitava sempre, però ogni tanto capitava che lui una melodia senza esserne conscio la utilizzava per più testi. Poi chiaramente in fase di registrazione questo veniva stoppata, questa cosa è normale, ci sta, perché chiaramente poi dopo riascoltando i brani, riascoltando le tracce, poi si notano delle melodie che sono identiche ad altre precedenti, però avendo scritto qualcosa come 1000 canzoni è anche difficile un po' tenere il conto delle melodie che uno ha preparato, anche perché Guthrie lavorava chiaramente con il discorso semplice della grammatica folk. La grammatica folk prevede 3 o 4 accordi al massimo, o maggiore o minore e poco altro, quindi non c'erano tante variabili, le combinazioni, diciamo, scrivendo qualcosa come 1000 brani non erano facilissime da tirare fuori. Allora, per quello che riguarda l'influenza di questo personaggio, un'influenza che si è avuta fino agli anni 90, tantissimi personaggi si sono rifatti proprio a Guthrie, o proprio al suo socio, io lo chiamo socio anche se era un po' più anziano, che era Led Belly, che è nato prima e morì prima, è nato nell'88 del 1800, morì nel 49, lui invece nacque nel 12 e morì a metà degli anni 60 al Memorial Hospital di New York. Gente tipo Bob Dylan fece molto con la musica di Guthrie, a parte che lo andò a trovare in autostop coast to coast al Memorial Hospital perché stava per morire Guthrie, Dylan lo andò a trovare, ma al di là di questa cosa che è un semplice sketch poco significativo, ma Guthrie scrisse proprio una canzone, Song to Woody, nel primo album Bob Dylan del 62, e poi riprese dei brani tipo The House of the Rising Sun, che poi riprese anche Eric Burdon and the Animals, ma tantissimi altri, This Land is Your Land, che è forse uno dei brani popolari più eseguito e più inciso negli Stati Uniti. La fecero veramente tutti, This Land is Your Land, da Springsteen a Seeger, alla Sweet Honey in the Rock, a tantissime altre band la suonarono praticamente tutti, ne fecero dei propri brani, come il Golden Gate Quartet. Tutta questa gente, che era veramente secondo me molto importante, ripropose Guthrie perché era la partenza per quello che riguarda la musica folk statunitense. Se non ci fosse stato Guthrie, gente tipo Dylan, gente tipo Springsteen avrebbe fatto molta fatica a partire, perché gli sarebbe mancato quell'incipit che era proprio di Guthrie, ok? Questo è un personaggio che io vi consiglio tantissimo. Si trovano ancora online delle ristampe della Albatross American Folk and Blues, che io gli farei a questa etichetta che ha portato nel folk revival Guthrie, Led Belly in Europa, in Italia, gli farei veramente un monumento. Lo trovate ancora, ma trovate ancora tanta roba di Woody Guthrie, cercatela perché ci sono tantissime produzioni, e poi si trovano soprattutto tanti libri con i testi di Guthrie, perché i testi di Guthrie vanno letti attentamente, perché ci creano una sorta di flashback nel passato, in un passato che noi neanche immaginiamo, con delle figure, da quando parli da Jack Herman Blues o Margithe Overholtz, la mia sporca tutta da lavoro, o John Henry. Queste sono storie fantastiche che raccontano uno spaccato di storia. John Henry nacque e si sedette sulle ginocchia del padre e cantava che il martello sarà la mia fine, il martello sarà la mia fine, perché poi questi lavoratori vennero soppiantati dal martello pneumatico e persero il lavoro. Quindi capite di cosa stiamo parlando, di discorsi legati al sociale vero e proprio. Erano tutte denunce. L'industrializzazione porterà alla disoccupazione, passano tramite il martello pneumatico, dove i lavoratori ne saranno sempre di meno, perché il martello pneumatico fa un lavoro che possono fare 3 operai insieme. E quindi Jack Herman Blues
è una denuncia a queste situazioni. The Rangers Command, la legge dei Rangers, parla di quello che è il potere di questi Rangers, quasi sconfinato nella campagna. Parla di tutte queste storie. Quindi capite come tante volte il potere viene visto in maniera negativa, giustamente, perché quando c'è ignoranza, quando non c'è cultura, non c'è soprattutto una democrazia ben delineata, il potere diventa perverso, ok? Pernicioso, scusate il termine che prendo un po' dalle fattucchiere. Quindi, per quello che riguarda Woody Guthrie, io la chiudo qui, perché ci sarebbe da parlare veramente tanto, ci sarebbero da fare degli studi, l'ho fatti nel mio libro, è disponibile online, ma ci sono anche tante altre cose da dire di questo personaggio. Poi ci sarebbe anche tanto da parlare del figlio Arlo Guthrie, però ci fermiamo qui con questo story di blues dedicate a Woodrow Wilson Guthrie, al secolo Woody Guthrie. A prima vista, Woody non è una figura che faccia grande impressione, specialmente ad un texano. Piccolo di statura, bruciato dal vento, occhi da Apache, labbro stretto, tenace, con un ciuffo di capelli ispidi sotto il grande cappello. Ne ho visti tanti come lui nei paesi del Midwest, e a suo agio quanto un cactus nel deserto, nato per sopravvivere, per attaccarsi, pungere la tua coscienza e lasciarvi una traccia indelebile. Quando parla la sua voce ti morde il cuore, timbro basso e aspro ma vellutato, sillabe ben articolate, prosa che scorre con la facilità propria di uno scrittore, ma sempre con il buon senso del popolano. La pronuncia stracciata non mancava in Guthrie, e le frequenti pause fra una frase e l'altra erano chiaramente cariche di ironia. Woody aveva una profondissima sensibilità nei confronti della bellissima poesia, certamente una poesia legata alla vita umana, ed è stato sempre coinvolto con passione nel destino dell'uomo comune. Se ne andò male quel 3 ottobre del 1967, una malattia rara, degenerativa. Così ci lasciò il più grande cantautore di tutti i tempi, Woody Guthrie. Bentrovati amici ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues. Oggi faremo un distinguo ben importante. Sono Dario Spesani, qui trovate tutte le mie informazioni e parliamo di questa differenza fondamentale che c'è tra l'early blues e il country blues. Ma dobbiamo fare un viaggio nel tempo e tornare agli inizi del secolo scorso. Allora, l'early blues tendenzialmente è quella branchia del blues primordiale che inizia dalle fonti storiche che abbiamo a disposizione intorno al 1865 con le prime tracce di partitura musicale e di testi. Poi si evolve chiaramente per tutto il periodo che va dal metà del 1800 fino alla fine degli anni 40, primissimi anni 50, perché chiaramente è il blues primordiale. Poi dopo la svolta elettrica di Chicago e il passaggio delle grandi sonorità che vanno poi a contaminare anche la California, lo stato di New York e tutti gli altri stati del sud e del nord indistintamente, con questa nuova verve musicale legata proprio al blues elettrificato. Ma principalmente si parte con il discorso legato alle cigar box guitar e si parte con le accordature aperte dei primi anni del Novecento. Ascoltare l'early blues non significa ascoltare un unico genere musicale, ma un genere musicale che ha spaziato nel corso degli anni, modificandosi. Per esempio, i brani del fine degli anni 20 di Barbecue Bob sono molto diversi dai brani del secondo dopoguerra di Washboard Sam. C'è una diversità fondamentale. Quella malinconia tipica del blues rurale degli anni 30, degli anni 40 non sarà più così alla fine degli anni 40, all'inizio degli anni 50 ci sarà una variazione vera e propria dal punto di vista artistico e di contenuti dei testi. Quindi early blues
lo riconduciamo ad un periodo storico primordiale del blues, mentre il country blues è un genere che è nato appunto grazie all'early blues, è early blues vero e proprio, ma si è evoluto e continua ad essere suonato oggigiorno, quindi è questa la differenza fondamentale. Il country blues è il blues di campagna, ok? Tanti pensano erroneamente che il country blues sia un blues contaminato con la musica country e western. No, assolutamente no. Country non sta per indicare il genere country statunitense, ma è il blues di campagna. Il blues è fatto ancora oggi con le washboard, che viene fatto con le cigar box, che viene fatto in accordatura aperta e compagnia bella. Quindi diciamo questa è la distinzione fondamentale per questi due generi che per un periodo di tempo hanno vissuto insieme, si sono evoluti insieme e sono stati suonati insieme, perché fino agli anni 50 era la stessa cosa. Poi evoluzione del blues che passa prima per la diaspora di Kansas City e diventa elettrico a Chicago, e poi si rivolge un po' a tutte le grandi metropoli statunitensi prima e mondiali dopo, mentre il country blues resta il blues di campagna, che è stato suonato appunto dal 1800-1850 in avanti e si suona ancora oggi, ok? Poi se andiamo a prendere dei brani degli anni 20, degli anni 30 riguardano la tematica dell'early blues, però all'epoca erano anch'essi country blues, quindi è solamente un discorso di spazi temporali ben precisi. Quando si parte con un periodo storico e poi quel genere evolve, si stoppa, mentre la musica di campagna continua ad andare avanti, il blues di campagna continua ad andare avanti. Sembra un po' arzigogolato come tipologia di ragionamento, ma ahimè quando parliamo di musica, di etnomusicologia e quant'altro, dobbiamo sempre esclusivamente fare i conti con i lassi temporali che ci sono nello sviluppo dei vari generi musicali. Per questa puntata è tutto, iscrivetevi al canale, la nuova edizione di Storie di Blues, la 4ª stagione, lo trovate anche sul mio canale podcast di Spotify, oltre che su YouTube e su Facebook, quindi iscrivetevi, avete i vari link a disposizione, utilizzateli. Grazie a tutti voi da Dario Spesani, alla prossima puntata, vita sana!